Ogni anno vivi lo stesso conflitto sotto le feste. Cedere o no alle golosità che ogni giorno vengono messe in tavola? Tra torroni, panettoni, datteri, salumi, formaggi, sughi e prelibatezze varie si fa davvero fatica a mantenere un'alimentazione bilanciata che non mandi in tilt la bilancia. E così nasce l'incubo della dieta riparatrice. Ma in realtà non è impossibile soddisfare il palato in questi giorni in cui sedersi a tavola con amici e parenti ci rende felici. Basta adottare qualche astuzia per evitare che i manicaretti dei pranzi in famiglia o con gli amici si trasformino in rotolini di ciccia nei punti strategici. Scegli alimenti che ti scontano le calorie. Circa 20 minuti prima del pasto, consuma un frutto o un piatto di verdura, 250 grammi oppure 50 grammi se cruda in foglie, e accompagnali con acqua. In questo modo la fibra contenuta in essi formerà un gel che dona sazietà e ti sconterà fino al 20% delle calorie introdotte. Infatti la fibra allenta e in parte impedisce l'assorbimento di grassi e zuccheri. Un pizzico di curcuma e pepe nero. La curcuma è una delle spezie più studiate dalla scienza. Riduce il colesterolo, previene il diabete ed è in grado di bloccare la formazione di grasso corporeo. Aggiungila ai tuoi piatti, ma sempre in abbinamento al pepe nero. Senza la piperina, ingrediente presente solo nel pepe nero, il suo assorbimento intestinale è 2000 volte inferiore. Occhio alle porzioni. Fai attenzione alle quantità. Rinunciare a paste dolci non è obbligatorio, ma è importante mangiarli con moderazione, anche perché diversi studi dimostrano che un consumo eccessivo di alimenti che affaticano la digestione può causare problemi di umore. Idratazione a 0 calorie. Preferisci sempre l'acqua ai pasti perché è l'unico alimento acalorico. Le bibite zuccherate e gli alcolici sono ricchi di calorie. In alternativa puoi preparare delle acque aromatizzate con erbe aromatiche o spezie e aggiungere dolcificanti naturali al posto dello zucchero. Attenzione agli avanzi. Non lasciare dolci e avanzi in giro per la casa. Finita la cena o andati via gli ospiti, rimetti tutto in frigo o regala gli avanzi. Non averli sotto gli occhi e ti aiuterà a non indulgere nei peccati di gola e a non assumere altre calorie. Evita gli aperitivi. Lo sai che 2 spritz e una manciata di olive equivalgono circa a 500 calorie? Tutti i drink alcolici, in particolare i cocktail zuccherati, possono farci raggiungere un pieno di 1000 calorie in un solo pasto. Questi drink quindi sono dei veri e propri dessert e vanno limitati. Le tisane che sgonfiano. Tra un cenone e l'altro cerca di bere acqua e tisane. Gli infusi al finocchio, per esempio, sono un ottimo rimedio per aiutare la digestione e ridurre il gonfiore della pancia. Prova anche la tisana alla betulla, che combatte in maniera mirata la ritenzione idrica e, con l'aggiunta di un pizzico di pepe e cannella, è molto indicata per bruciare grassi in eccesso. Giornate di recupero. Dopo i pranzi della vigilia di Natale e Santo Stefano, concedi una pausa all'organismo e compensa gli stravizi con almeno 2 giorni di alimentazione sana, cioè a base di frutta e verdure fresche. Vanno bene zucca, cicoria, ricca di vitamina C, sedano, lattuga, che depurano e sono ricchi di minerali. Cuoci gli ortaggi a vapore e condisci solo con un filo d'olio. Assolutamente vietato il giorno dopo aver esagerato con le calorie, nutrirsi con gli avanzi del cibo. Muoviti il più possibile. Dopo i festeggiamenti a tavola, non lasciarti andare alla pigrizia sul divano, ma infila un paio di scarpe comode e fai una bella passeggiata. Può farti bruciare anche fino a 280 calorie all'ora. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Società Italiana dell'Obesità raccomandano 10.000 passi al giorno per rendere più attivo lo stile di vita. Quindi spostati a piedi il più possibile, scegli di utilizzare le scale e non l'ascensore, porta a passeggio il cane più volte al giorno.